Ciao a tutti carissimi utenti. Allora, oggi parleremo di hard disk nuovamente. Questa volta, insomma, rispetto al video che abbiamo fatto precedentemente, sia come recuperare dati da un hard disk, quando magari in fase di danneggiamento è danneggiato, però si parla insomma di danneggiamenti via software. Invece il video che voglio dedicarvi oggi è se invece il nostro hard disk ha praticamente problemi proprio meccanici, quindi stiamo parlando di hard disk oggi meccanici e non di SSD, quindi quelli un pochettino più datati, che comunque si trovano sempre ancora tutt'oggi in commercio. L'hard disk meccanico praticamente è uno dei componenti insomma più precario possibile che ci possa essere all'interno di una nostra macchina, quindi di un PC desktop o anche per esempio nei notebook, perché anche i notebook abbiamo visto che hanno gli hard disk meccanici. La differenza abbiamo visto che sta soltanto nella grandezza, quindi per i fissi più grandi 3 pollici e mezzo, per i notebook quelli più piccolini 2 pollici e mezzo. La sostanza all'interno è sempre la stessa, quindi l'hard disk è fatta da una testina, il classico ticchettino che voi sentite, e da dei dischetti proprio piccolini di metallo. Quindi all'interno c'è questo un hard disk, più la piastra che si vede proprio girando l'hard disk, quindi se mettete un hard disk sotto sopra, comunque vi farò comparire qua qualche immagine di hard disk in modo che così capite bene tutti questi componenti che sono all'interno dell'hard disk, che sono poi quelli che si vanno a guastare. Quindi ricapitolando, se il nostro hard disk, noi incominciamo a sentire questi fastidiosi ticchetti, tutto assieme il nostro hard disk non funziona più, proprio non legge, quindi può comparire una delle seguenti schermate del nostro computer che ci fa capire che effettivamente il problema già sta nell'hard disk. Giustamente chiunque potrebbe entrare nel panico perché essendo che ci sono dati veramente sensibili a cui noi teniamo davvero molto, abbiamo l'urgenza di andare almeno a diciamo recuperare questi file. Poi l'hard disk alla fine si acquista nuovamente, dico, se si può riparare è un discorso, però diciamo quello a cui teniamo di più noi sono proprio i dati che ci sono all'interno di questo hard disk. Cosa fare se proprio l'hard disk non ne vuole più, cioè è arrivato, è finito da questo errore del computer? Cosa si può fare? Si può riparare l'hard disk? Allora la risposta è in molti casi sì, può essere riparato l'hard disk. Perché? Intanto bisogna vedere la gravità quindi del danno, quindi se c'è un classico ticchettio continuo dell'hard disk, l'hard disk è quasi al 99% ormai andato, quindi non si può fare granché, anche se c'è poi un'ultima ipotesi che ve la dirò all'ultimo, che si può tentare, un'ultima tecnica proprio per disperazione, quella è sempre perché abbiamo dati da recuperare, perché se altrimenti non abbiamo dati da recuperare non tentiamo nemmeno quella. Quindi l'hard disk non è detto che insomma sia guasti in maniera permanente ormai, perché certe volte è soltanto un problema di comunicazione proprio fra l'hard disk stesso e la nostra macchina. Ora, cos'è che fa comunicare praticamente l'hard disk alla macchina? È soltanto, abbiamo detto, il collegamento SATA che avviene fra hard disk, quindi il cavettino di cui abbiamo parlato l'altra volta, che collega l'hard disk alla nostra scheda madre. Però questo cavettino SATA dove è collegato nel nostro hard disk? È collegata a questa piastra. Quindi molte volte basta soltanto, se voi avete magari anche vecchi hard disk, però deve essere precisa, identica la piastra, quindi anche se voi avete magari qualche vecchio hard disk di qualche altro computer, insomma, che monta magari la stessa piastrina, potete benissimamente da soli a casa, perché è semplicissimo, dovete solo svitare delle viti che sono per giunta Torx. Questo vi ricollego ai giraviti che servono per aprire i nostri dispositivi. Come avete visto, in caso di hard disk guasto serve anche guardare quel video dei giraviti che servono per aprire i nostri dispositivi. Quindi dovete utilizzare un giravite Torx per andare a smontare, a togliere questa piastra che si presume sia guasta. Dovete fare questo tentativo almeno per andare a inserire la nuova piastra o magari acquistarla su internet e fare insomma una prova se con quella piastra effettivamente l'hard disk riprende a funzionare tranquillamente. Quindi in questo caso non solo si sono recuperati i dati, ma era soltanto un problema proprio di comunicazione fra i due componenti, quindi fra l'hard disk e la nostra macchina vera e propria. Quindi basta sostituire questa scheda logica, si chiama, e direttamente l'hard disk può essere che se il problema è quello ripartirà e continuerà a funzionare chissà ancora per quanti anni. Se invece il problema praticamente è un classico ticchettio che sentiamo, già la cosa là è molto più grave, perché il classico ticchettio è proprio un problema meccanico che c'è all'interno del nostro hard disk. Praticamente quasi sicuramente si sarà danneggiato qualche dischetto o addirittura la testina
praticamente del nostro hard disk sfiora appena qualche dischetto, addirittura è caduta proprio in un dischetto, quindi provocando questo ticchettio, provocando quindi la rottura proprio meccanica, è una rottura meccanica dell'hard disk. Cosa che abbiamo visto non può accadere per gli SSD perché non hanno più tutta questa parte meccanica fatta da testine e prende dischette all'interno. Vi lascio sempre nel frattempo scorrere qua qualche immagine in modo che voi capite bene di quello di cui sto parlando. Allora, un'altra cosa quindi che si potrebbe fare, qua stiamo parlando che se sentiamo ticchetti nell'hard disk, ormai l'hard disk è quasi sicuramente andato, quindi non dobbiamo riparare l'hard disk per farlo funzionare ancora anni e anni e anni, ma noi abbiamo visto che interessa riparare quell'hard disk per andare a recuperare il più possibile in maniera velocissima tutti i dati che ci sono all'interno, almeno quello che serve come documenti magari di lavoro, per chi studia qualche tesina, qualche documento di università, quindi qualsiasi cosa che a noi serve immediatamente, magari tralasciando qualche video che non serve, qualche immagine che ormai magari abbiamo già backuppati in altri hard disk, quindi recuperiamo tutto quello che è possibile recuperare. Cosa si può tentare? Qua vi dicevo, fra virgolette, qua chiudo il video, come ultima tecnica, oserei dire, ed è una sola tecnica, si può tentare insomma quella sola volta e poi siamo sicuri che tentando quest'ultima tecnica che vi dirò io, l'hard disk comunque va gettato, quindi siamo sicuri che l'hard disk si finisce di rompere. Però, ripeto, servirà soltanto per, in maniera disperata, cercare di recuperare il più possibile i dati. Non sempre va a buon fine il lavoro, però io insomma l'ho attuato qualche volta proprio per disperazione del cliente. Ho detto in anteprima che si sarebbe guastato l'hard disk, però qualche volta oserei dire che siamo riusciti a recuperare i dati che servivano in maniera velocissima. Quindi cosa bisogna fare? Non è uno scherzo ovviamente, allora bisogna fornirsi di un bellissimo sacchettino, quello per i nostri cibi che vanno in congelatore, quindi per intenderci proprio i sacchettini freezer, e dobbiamo andare ad aprire la macchina, quindi o che sia da 2,5 pollici il notebook o che sia un PC desktop, quindi il 3,5 pollici, smontiamo questo hard disk, quindi stacchiamo tutti i cavetti, mettiamo questo hard disk all'interno di questo sacco freezer, lo dobbiamo chiudere in maniera impeccabile, quindi chiudiamo questo sacchettino in maniera come se fosse una chiusura stagna, magari dopo che l'avete chiuso metteteci magari un pochettino di scotch, di nastro, insomma l'importante è che non entra umido all'interno. Quindi chiudiamo benissimamente questo sacchettino per alimenti e mettiamo per almeno un 4 ore, 3, 4 ore, 5 ore questo hard disk dentro al nostro freezer o se abbiamo un pozzetto. Quindi mettiamo all'interno questo hard disk e facciamo riposare, quindi facciamo congelare, proprio congelare questo hard disk all'interno dei nostri freezer o pozzetto. Una volta passate queste 4 ore, che si deve fare? Dobbiamo essere qua velocissimi, quindi se comunque non sapete fare questa tecnica, fatela fare a un esperto, che comunque questa la adotterà come ultima analisi, perché l'hard disk dopo questa tecnica viene buttato, perché non può essere più utilizzato. Una volta che passano queste 4 ore, dobbiamo essere velocissimi a spacchettare il nostro sacchettino e non dobbiamo fare scongelare l'hard disk, immediatamente dobbiamo sempre a corrente staccata, mi raccomando, perché l'hard disk effettivamente è ghiacciato e può contenere acqua, quindi massima attenzione, se non ve la sentite fatelo fare ad esperti. Stacchiamo la corrente dal computer, colleghiamo immediatamente l'hard disk al nostro computer così com'è congelato e praticamente una volta che poi facciamo il lavoro comunque sempre con i guanti, anche poc'anzi quando vi dicevo di cambiare la piastrina, fatelo sempre con dei guanti perché noi abbiamo la corrente sempre elettrostatica, quindi possiamo mandare prendere delle scosse elettriche quindi senza che magari noi ce ne accorgiamo alla nostra piastra e distruggerla di nuovo. Lo stesso facciamo sempre questo lavoro con dei guanti, prende in lattice o in nitrile. Quindi ricapitolando, immediatamente mettiamo questo hard disk a corrente spenta nel nostro computer, dopodiché attacchiamo tutti i cavetti e facciamo partire il computer. Se l'operazione è andata a buon fine, siamo riusciti a far partire per, dico, voglio essere ottimista, però abbiamo un tempo massimo di una mezz'oretta, 40 minuti, per cercare di recuperare il più possibile tutti i nostri dati all'interno di quell'hard disk e metterli subito in una pendrive.
Quindi già uno, dovete essere velocissimi, due, avete su per giù una mezz'oretta, un 40 minuti per salvare i dati, quindi decidete ancora prima di scongelare l'hard disk quale dati avete nel vostro computer e decidete a quale dare più priorità rispetto ad altri, perché abbiamo detto che in 30-40 minuti non so quanti dati si possono riuscire a recuperare. Quindi quest'ultima opzione, ripeto, prendetela come disperazione per recuperare dati dal vostro hard disk ormai rotto, quindi fa il classico rumore tic tic tac tac, quello che sia. Quindi, perché dopodiché, una volta che avete recuperato il più possibile, passato quei 40 minuti che l'hard disk ovviamente scongelerà, quindi la parte meccanica ritornerà a non funzionare, perché la testina si capisce che è appoggiata a quel famoso dischetto guasto. Praticamente abbiamo questo periodo di tempo per andare a fare funzionare questo hard disk, dopodiché l'hard disk ovviamente ritornerà rotto e là abbiamo completamente finito, diciamo, che possiamo andare a fare un bel funerale a quell'hard disk, se così possiamo dire. Quindi poi l'hard disk verrà gettato e dovete andare a sostituirlo con uno nuovo. Quindi queste sono, diciamo, le tecniche che vengono utilizzate da molti tecnici. Io l'ho utilizzata questa raramente, però in molti casi ovviamente non ha funzionato perché non fa miracoli, in pochissimi casi ha funzionato. Quindi comunque su 100 persone, quando anche a una sola persona la riusciamo a fare contenta e gli riusciamo a salvare quei dati, per noi è un gran lavoro che ha avuto insomma successo, anche se diciamo come statistica è davvero molto bassa, però tentate. L'altra statistica invece è molto più alta proprio quando si può sostituire soltanto la scheda logica, abbiamo visto, con un giravitino Torx. Spero insomma di avervi fatto conoscere questa nuova tecnica. Mi raccomando, questa volta non concludo il video con dire mettete tutti i vostri hard disk nel freezer o nel pozzetto, perché non è così. Quindi vi ho spiegato soltanto come andare a recuperare dati solo da hard disk che sono guasti. Quindi questa seconda tecnica, mi raccomando, utilizzatela soltanto per disperazione come ultima ipotesi, in ultima analisi. Chiudo invece il video dicendovi e augurandovi soprattutto a tutti buone feste, a iscritti e non che capitano così di passaggio nel mio canale per vedere i miei video, che spero comunque trovate sempre utili, insomma, e almeno sufficienti. Quindi vi auguro a tutti buone feste. Sicuramente noi ci rivedremo nel video, però dopo questa piccola pausa, in modo che possa stare con i miei parenti e con degli amici cari, e quindi vi auguro a tutti insomma queste buone feste. Ci rivediamo sicuramente dopo che finiscono queste festività. Buon Natale a tutti e buone feste!